Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a vedere l'oroscopo della vostra settimana dal 5 all'11 gennaio e vi ricordo che in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso procediamo con la lettura, andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione troviamo la carta della cicogna o le cicogne che portano sempre un cambiamento, qualche novità interessante, spesso legato al movimento, arrivi, partenze, ritorni, anche nuovi incontri, trasferimenti, quindi delle cose che portano un cambiamento anche nelle varie situazioni, quindi non solo legate agli spostamenti, ai viaggi, anche quelle informazioni che possono essere utili. Con questo movimento, che sia di comunicazioni o che sia a livello pratico, effettivamente la torre ci fa capire che abbiamo bisogno di un attimino di fermarci a valutare, a prepararci o pianificare o concentrarci solo sulle cose più importanti per non perderci o disperdere le nostre energie. E poi troviamo la carta della croce. Magari prima di iniziare qualcosa di nuovo, abbiamo bisogno di liberarci di un peso, abbiamo bisogno di rinunciare a qualcosa. Rinunciare non vuol dire, non è una cosa negativa, rinunciare è capire e comprendere che magari alcune cose non ci servono più, sono sempre le stesse cose, sempre le stesse dinamiche, magari facciamo sempre le stesse cose, nel senso ci comportiamo sempre nello stesso modo e quindi non è che comportarsi nello stesso modo dobbiamo aspettarci un risultato diverso. Questa carta ci fa capire appunto che è giunto il momento di fare un profondo cambiamento, di rinunciare a qualcosa, come vi ho detto, di porre fine, di liberarsi, di fare forse un sacrificio, di impegnarsi ulteriormente in qualcosa. Magari in base a quello che ho detto riuscirete voi a capire che cosa effettivamente va fatto e che cosa bisogna lasciare andare, ma perché lo si fa per prepararci a una nuova fase, per far sì che quel rinnovamento, quel cambiamento sia veramente decisivo per noi. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e troviamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Amore principalmente coppia single, però ricordo che alcune cose possono riferirsi anche ai rapporti, alle relazioni più importanti per voi in questo momento, amicizia, famiglia. Allora, troviamo l'Iris che parla di appagamento, di emotività comunque diciamo positiva, cioè possibilità di trovare conforto, sostegno, attenzioni e quindi tanta tenerezza e affetto, forse anche delle occasioni da festeggiare, occasioni di incontro e che possono essere molto belle, molto positive. Troviamo l'arnica, che è un po' particolare perché ci suggerisce anche questo dalle energie che abbiamo visto sin dall'inizio, è vero felicità, certo, però dopo un momento, una fase, difficile, a volte può essere un litigio, una discussione, un qualcosa così che arriva nell'immediato, però si ha subito l'opportunità di recuperare, di risolvere e come vi dicevo anche questo ha a che fare con la liberazione, con il perdono, la rigenerazione, la riconciliazione,
un nuovo equilibrio e ritrovare la serenità, quindi di andare a superare una fase, critica, che può essere totalmente passeggera. Se poi arriva quella fase critica perché ci sono cose che tendono a ripetersi nel tempo, quando arrivano, vuol dire che arriva quel momento che magari si ha l'opportunità di risolverla definitivamente, perché se non la si risolve poi continuerà a ripetersi successivamente, quindi non sono necessariamente negative. In qualche modo loro vi stanno indicando che è il momento giusto per far sì che il rapporto sia incentrato su cose, positive, belle, piacevoli, su un rapporto costruttivo, appunto come lo vediamo proprio dalla carta, Fiordaliso, e che ci sia, saggezza, complicità, ottima intesa, magari delle scelte, condivise, progettualità, e costanza, quella ci vuole sempre, pazienza e costanza. Questo per, ovviamente, come ho detto, coppie, relazioni più importanti. Per i single è una fase decisiva, quindi l'Arnica, fa capire che è vero che può esserci il ritorno di una persona, quindi il recupero e la rigenerazione di un rapporto o di un allontanamento, di un qualcosa che non è andato precedentemente, però riguarda solo alcuni di voi, non tutti viviamo la stessa vita, quindi può anche significare che può esserci quel ritorno di fiamma, quella riconciliazione, ma non necessariamente che il rapporto poi possa, continuare. Magari pacificazione, un chiarimento e finisce lì, oppure di risentirsi e rivedersi e poi la cosa non si sviluppa. Può svilupparsi, certo, quindi dipende dalle varie circostanze, altrimenti può indicare finalmente la fine di un dolore, di una sofferenza, quindi un nuovo passaggio della vostra vita e quindi poi la possibilità di rimettersi in moto, scusate, in modo forte, costruttivo e positivo per voi in questo ambito. Adesso andiamo a vedere la parte più materiale, la più costruttiva di tutte, cioè proprio lavoro, finanze, denaro, dove troviamo la carta Belvedere. Questa è una carta in stand-by, nel senso che ci mettiamo lì ad osservare, ma che cosa osserviamo? Probabilmente dei messaggi, delle notizie, delle visite, ospiti, oppure incontrare comunque delle persone che ci possono aiutare nelle varie attività, anche nel lavoro stesso e anche e soprattutto per chi è in cerca. Purtroppo è vero, è anche una carta di attesa, forse dobbiamo, aspettare un altro po', nuovi sviluppi, oppure magari è proprio l'attesa che ci fa capire che forse dobbiamo fare un qualcosa di diverso, perché se stiamo aspettando già da parecchio tempo, magari è il caso di fare dei cambiamenti importanti. Altrimenti, evitiamo cose che, dobbiamo fare effettivamente. Dico questo perché essendoci la carta del ladro non ha a che fare solo e sempre, con degli inganni, delle truffe, dei possibili furti, ma anche con le incomprensioni, con qualcosa di sgradito, con l'avere a che fare con delle persone inaffidabili, oppure una persona che mi dice una cosa, prende un impegno e poi invece poi la cosa salta. Quindi queste sono indicazioni che vi fanno capire che in qualche modo, urge un cambiamento e bisogna, sfuggire, proprio scappare da alcune cose che non vi danno più soddisfazione e l'abbiamo visto proprio dalla carta della croce. Facendo questo, vedrete che troverete subito un qualcosa di positivo e infatti questa indica cambiamenti importanti proprio per, ritrovare fiducia, ma anche, nuovi progetti, nuovi propositi. Quindi essere intraprendenti vi, porterà a delle novità interessanti, delle notizie per la realizzazione e anche quindi proprio risultati positivi in questo ambito.
soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!